Se c'è una band nella storia del rock che ha saputo attraversare decenni di cambiamenti di mode, stili, suoni, gusti del pubblico, rimanendo sempre coerente e sempre fedele al proprio modo di fare musica, al proprio groove, senza compromessi, è quella degli AC/DC. Anno dopo anno, album dopo album, la band australiana guidata dai fratelli Young non ha mai tradito il proprio pubblico, diventando non solo uno dei gruppi di maggior successo della storia del rock, ma anche uno dei più riconoscibili. Basta un giro di chitarra e poche battute della loro caratteristica ritmica in 4/4 per esclamare «Ah, ecco gli AC/DC!». E tutto ciò nonostante alla fine degli anni 70, quando la fama mondiale era stata conquistata, la band abbia dovuto affrontare un tragico evento: la perdita di uno dei più istrionici, carismatici, devastanti frontman che il pubblico del rock abbia mai visto. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Bon Scott. L'Australia è una terra di speranza, una terra di migranti che cercano di ricominciare, di trovare una nuova vita, fuggendo dalle difficoltà della propria terra d'origine. Soprattutto in un periodo, quello del dopoguerra, in cui molte famiglie cercano fortuna nella terra dei canguri proveniente da un'Europa a pezzi, dopo la fine del conflitto. Ed è così anche per i signori Scott, che all'inizio degli anni 50 si trasferiscono in cerca di fortuna dalla Scozia ai sobborghi di Melbourne, trascinandosi dietro un codazzo di 5 figli, tra cui spicca, soprattutto per vivacità, il piccolo Ronald, di 6 anni. È un bambino difficile, Ronald. Al giorno d'oggi lo si definirebbe iperattivo. Ama creare casini, rompe le cose, è litigioso con i compagni di scuola, insomma, un tipo problematico. Ma in tutto questo scopre anche una passione, quella per la musica. E così, seguendo il suo istinto pazzo e scatenato, inizia a suonare la batteria. Crescendo, le cose non vanno meglio. A scuola è un disastro, i problemi e le risse sono all'ordine del giorno, finché all'età di 15 anni viene cacciato definitivamente dall'istituto che frequentava. Bon aveva cominciato a farsi chiamare così e il mondo della scuola non si incontreranno mai più. Il giovane Scott si trova così in mezzo alla strada e iniziano nuovi problemi, questa volta con la legge. Inizia a collezionare denunce, furto, offesa a pubblico ufficiale, addirittura atti osceni in luogo pubblico. Urge un cambio di rotta e Bon, spinto anche dalla famiglia, preoccupata per la piega che ha preso il ragazzo, prova varie strade. Fa domanda per entrare nell'esercito, ma viene cacciato dopo pochissimo tempo. Si inventa i lavori più disparati, che cambiano anch'essi in breve tempo. Però qualcosa di importante accade nella vita di Bon. La musica comincia ad avere un ruolo fondamentale. Inizia a suonare in alcuni piccoli gruppi come batterista e cantante, ma poi incontra la sua prima vera band. Si chiamano Valentines e convincono Bon a lasciare perdere le bacchette e concentrarsi sul microfono. Probabilmente la vita di Bon Scott inizia qui, come cantante dei Valentines. La band inizia a farsi un nome in Australia, producendo alcuni singoli di discreto successo a partire dalla metà degli anni 60 per arrivare al 1970, anno in cui saliranno alla ribalta della cronaca, e non per meriti musicali. Infatti è proprio in quell'anno che la polizia australiana, nel corso di un'indagine antidroga, arresta tutti i componenti dei Valentines. Questo fatto di cronaca sancisce la fine del gruppo e Bon Scott
si trova di nuovo per strada, a guardarsi ancora intorno. Nel 1973 entra nei Fraternity. Con questa band incide 2 album, ma soprattutto fa esperienza di tour molto più organizzati di quelli vissuti con i Valentines. Una curiosità: i Fraternity fecero da spalla ad un gruppo chiamato Geordie, il cui cantante rispondeva al nome di Brian Johnson. Sì, proprio lui, il frontman che prenderà il posto di Bon Scott negli AC/DC alcuni anni dopo. A volte il destino fa strani scherzi. L'esperienza con i Fraternity dura fino al 1974. Il carattere di Bon è sempre quello, rissoso, difficile da gestire, impulsivo. Comincia a litigare con i vari componenti del gruppo, arriva alle prove completamente ubriaco, fino a che un giorno, completamente alterato dall'alcol, aggredisce gli altri componenti minacciandoli e se ne va. E non finisce qui. Inforca la sua moto e si schianta uscendo di strada, finendo addirittura in rianimazione. Mentre è ricoverato in ospedale, decide di seguire il consiglio di un suo amico, Vince Lovegrove, che lo convince a presentarsi ad un'audizione che, a detta sua, rappresenta un'occasione. Si tratta di un gruppo fondato da 2 fratelli, Angus e Malcolm Young, che hanno deciso di cambiare genere musicale, indurire i suoni e hanno bisogno di un cantante che dia l'energia giusta. Il gruppo ha un nome curioso. Si chiama AC/DC. L'audizione è molto veloce, l'intesa è immediata. Gli AC/DC fondono le loro radici blues con i suoni dell'hard rock, appoggiati su una devastante sezione ritmica. E su questa base la voce di Bon Scott si amalgama alla perfezione, donando al tutto un che di graffiante, ribelle, malato come solo il rock più puro sa essere. È iniziata una delle pagine più leggendarie della storia della musica. Con Bon Scott, gli AC/DC trovano un artista completo, un cantante dotato di una vocalità unica ed eccezionale e un performer che riesce a rendere ogni esibizione live della band un vero e proprio rituale di rock and roll allo stato puro, coadiuvato da un altro animale da palcoscenico, il chitarrista solista Angus Young. Fuori dal palco, però, le abitudini di Bon sono sempre le stesse, ossia si dedica continuamente a coltivare il suo hobby preferito: alcol, sempre, continuamente e dovunque. E ovviamente, come conseguenza, ci sono sempre sbalzi d'umore, scatti di rabbia, risse e ubriacature talmente forti da renderlo incosciente per interi giorni. Tutto ciò, però, non impedisce agli AC/DC di segnare in maniera indelebile il rock degli anni 70, sfornando album straordinari, con un sound che disco dopo disco diventa sempre più maturo. E questa maturità compositiva sta per sbocciare definitivamente nel 1979, con un album intitolato Highway to Hell. È il disco della consacrazione per la band australiana, l'album che consegna loro lo scettro di star del rock a livello mondiale. Per gli AC/DC il futuro si prospetta più che roseo. La band è amata in tutto il mondo e i fan e la casa discografica spingono per l'uscita di un nuovo album, il disco che porterà il gruppo ad entrare a piedi pari nel nuovo decennio, gli anni '80. Il tour degli AC/DC di inizio 1980 li porta in Europa, in Francia, poi in Inghilterra. Ed è proprio durante queste date che nascono le prime idee per il nuovo lavoro. La tappa di Londra è il sogno per ogni rocker che si rispetti. La capitale inglese è uno dei centri nevralgici del rock mondiale,
una città piena di possibilità e di stimoli creativi per un musicista. Ma per una persona come Bon Scott è anche una città insidiosa. Infatti, con il suo numero infinito di locali, pub, nightclub, rappresenta una tentazione continua per un uomo che vive costantemente al limite, dedito al bere e agli stravizi. È il 18 febbraio 1980 e Bon Scott si sta dedicando al suo hobby preferito, bere. Oltre ogni limite. Ha passato la serata a Camden Town, in un locale chiamato Music Machine, un luogo che esiste tuttora anche se ha cambiato il nome in Coco. Con lui un amico, Alistair Kinnear. I testimoni presenti nel locale dichiareranno che i due hanno bevuto senza interruzioni per tutta la serata. Ma anche il più accanito dei bevitori ad un certo punto si stanca. E così Bon e Alistair decidono di andare a dormire, o meglio, trovare un posto dove perdere tranquillamente conoscenza. Fuori dal locale è parcheggiata la Renault 5 di Alistair, che essendo tra i due quello leggermente più lucido, decide di mettersi alla guida. Bon Scott, invece, non è neanche nella condizione di rimanere seduto e decide così di sdraiarsi sul sedile posteriore. La Renault, dopo poco, si ferma davanti a casa di Kinnear, a East Dulwich. Quest'ultimo inizia a scuotere l'amico dicendogli di alzarsi, che sono arrivati ed è ora di scendere dall'auto. Ma Bon Scott non si muove. È addormentato profondamente, tanto profondamente da non reagire ad alcun stimolo. A questo punto Alistair Kinnear opta per un piano B. Innanzitutto chiama Margaret Smith, ex fidanzata del cantante con cui Bon si vedeva in quei giorni, e le chiede un consiglio su cosa fare. Margaret rassicura Alistair. Lo stato di Bon in quel momento rappresenta la normalità, soprattutto a fine serata. La cosa migliore è lasciarlo solo, in pace, a smaltire la sbronza con una buona dormita. Così Kinnear decide di lasciare Bon Scott a dormire in auto. Prima però, per scrupolo, prende una coperta e avvolge l'amico. Poi decide di lasciare ben visibile sul cruscotto un foglietto con scritto il suo numero di telefono, nel caso Bon avesse bisogno di lui, una volta ripreso conoscenza. Anche Kinnear, una volta rientrato in casa, viene sopraffatto dai fumi dell'alcol e crolla sul letto, addormentandosi all'istante in maniera pesante. Viene risvegliato la mattina dopo da un suo amico, Leslie Loads. Sono già le 11 e Alistair Kinnear, a fatica, inizia a risvegliarsi. Nonostante la serata precedente gli abbia lasciato in eredità un feroce mal di testa e un senso generale di ottundimento, dopo pochi minuti dal risveglio si ricorda di aver lasciato Bon Scott a dormire all'interno dell'auto. Kinnear non è ancora in condizioni di scendere a controllare l'amico e così chiede a Leslie di andare a dare un'occhiata. Loads scende e dopo poco rientra in casa, comunicando ad Alistair che l'auto è vuota. Non c'è nessuno a dormire dentro. Kinnear si tranquillizza. Evidentemente Bon Scott si è risvegliato prima del previsto, è uscito dall'auto ed è ritornato al suo alloggio a piedi. Alistair Kinnear a questo punto decide di tornare a dormire per smaltire del tutto la sbronza. Passano altre ore e nel pomeriggio finalmente scende di casa per riprendere la macchina, ma quando apre la portiera si ferma come fulminato. Bon Scott è ancora lì. Probabilmente il suo amico Leslie non ha guardato bene o si è limitato a dare un'occhiata solo al sedile anteriore. E non è tutto.
Il cantante non risponde ad alcun stimolo e apparentemente non respira. In preda all'angoscia, Alistair Kinnear guida come un forsennato verso il King's College Hospital, l'ospedale più vicino. I medici tentano disperatamente una rianimazione, ma non c'è nulla da fare. Bon Scott è morto già da diverse ore. Il referto ufficiale dei medici parla di una grave intossicazione da alcol, unita da quello che in Inghilterra viene chiamato death by misadventure, ossia morte in conseguenza di cause sfortunate. La vita al limite del rocker Bon Scott finisce così, in una fredda notte londinese, solo, sul sedile posteriore di un'auto parcheggiata. Ma è andata davvero così? Dopo il decesso inizia il solito balletto di ipotesi e di versioni alternative, a partire da quella che Bon sia morto non per un eccesso di alcol, ma per un'overdose di eroina. Questa teoria venne sostenuta da alcuni testimoni che quella maledetta sera videro il cantante acquistare alcune dosi. Questa ipotesi è tuttora fermamente sostenuta dallo scrittore australiano Jesse Fink, che nel 2017 scrive una biografia intitolata Bon, The Last Highway, dove afferma che la morte della rockstar è stata dovuta appunto ad un'overdose di droga. E non è la sola ipotesi. C'è chi afferma che la morte di Bon Scott, abituato a bere quantitativi industriali di alcol, a volte molto maggiori di quelli assunti quella sera, sia da attribuirsi in realtà al freddo della notte londinese. Quindi la causa primaria sia da ricercare in una ipotermia. Non solo. C'è chi afferma che la sua sia stata una classica morte da rockstar alcolizzata, cioè che a un certo punto della notte Bon abbia vomitato e che purtroppo, vista la posizione sdraiata e rannicchiata a cui era costretto sul sedile posteriore dell'auto, sia rimasto soffocato dal vomito stesso. L'ipotesi sembra abbastanza lontana dalla realtà, visto che il referto autoptico successivo al decesso parla di polmoni liberi da residui. Esiste poi una versione poco conosciuta che parla di avvelenamento da monossido di carbonio, ovverosia Bon Scott avrebbe inalato le emissioni dei tubi di scappamento dell'auto. Un'ipotesi che porterebbe ad indagini per omicidio o suicidio, ma che al momento risulta fantasiosa. Ma il mistero più strano di questa vicenda è quello relativo ad una telefonata ricevuta da Paul Chapman, chitarrista della band degli UFO, alle 11 del mattino, nello stesso momento in cui Leslie Loads si reca a casa di Alistair Kinnear. A chiamare Chapman è il coinquilino di Bon, un musicista di nome Joe Fury, che, molto agitato ed in lacrime, prega Chapman di aiutarlo a contattare gli AC/DC per avvisarli che Bon Scott è morto. Ma come faceva Fury a sapere del decesso al mattino, se il corpo fu ritrovato solo svariate ore dopo, nel pomeriggio, da Kinnear? È un punto oscuro della storia, sul quale non si è mai indagato. La salma di Bon Scott venne cremata a Londra ed in seguito le ceneri vennero portate in Australia, dove vennero tumulate il 1 marzo del 1980 nel cimitero di Fremantle. Per gli AC/DC, la perdita di un frontman del calibro di Bon Scott fu devastante, ma la band seppe risollevarsi abbastanza in fretta e, caso più unico che raro nella storia della musica, riuscì a trovare un successore di altissimo livello. Per un curioso scherzo del destino, la scelta del sostituto ricade su Brian Johnson, l'ex cantante dei Geordie, ricordate? Proprio la band che anni prima condivise un tour con i Fraternity,
dove militava Bon Scott. Gli AC/DC nel 1980 riuscirono a completare il primo disco con il nuovo cantante. L'album prese il titolo di Back in Black e la risposta dei fan del rock fu oltre ogni previsione. A tutt'oggi è uno dei dischi di maggior successo non solo della storia della musica rock, ma dell'intera storia della musica. Per gli AC/DC inizia così un nuovo ciclo, un nuovo capitolo, fatto di successi internazionali, di tour mondiali, di milioni di dischi venduti. Un successo che ancora oggi sembra non avere fine. La storia di Bon Scott, invece, si è conclusa quel maledetto 19 febbraio del 1980. Ai posteri viene consegnata la leggenda di un uomo tormentato, ossessionato dalla voglia di dare un senso alla propria vita, di cercare una scorciatoia per quella che lui stesso chiamava The Long Way to the Top, la lunga strada verso il successo, strada che molto spesso è passata attraverso amicizie sbagliate e soprattutto sostanze sbagliate. Ma soprattutto viene consegnata alla storia la vicenda di un uomo solo, che nella vita ha concesso veramente a pochi di poter intravedere la sua vera essenza interiore. Un uomo la cui solitudine ha raggiunto il suo culmine in una fredda notte londinese, sdraiato sul sedile posteriore di una macchina parcheggiata in una strada buia. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.